Troppo triste per iniziare il primo video su YouTube così, dai. Ciao ragazzi, sono Fabrizio Pan e sono produttore e label manager di Pan Music, un'etichetta discografica indipendente di Torino. Tutte le volte che un artista viene qua in studio, in questo studio, a lavorare alla sua musica, mi accorgo che ha quella cosa lì, quello spark, quella cosa che accomuna un po' tutti gli artisti che sono passati di qua e che ho dentro anch'io da tantissimi anni. La passione per la musica, che detto così sembra un po' banale, ma è quella voglia di condividere attraverso la musica tutta una serie di emozioni, tutta una serie di esperienze, tutta una serie di cose che hai dentro che il musicista butta nella sua musica e cerca di parlare al mondo. Ed è proprio perché nasco da musicista, voglio portare in questo canale tutta quella che è stata la mia esperienza, il mio percorso fatto con i Melody Fall, a partire proprio dai casini in sala prove, dalla fase di produzione in studio, dal primo contratto discografico con un'etichetta indipendente e poi passando per Sanremo, il primo contratto discografico con un'etichetta major, come ha funzionato, quali sono stati i pro e i contro, per poi arrivare a quali sono state le esperienze dei tour all'estero, come hanno funzionato, che contratti avevamo, tutto questo all'interno del canale. Allora ci sono... È facile fare un video per YouTube, eh? Porca vacca, sto impazzendo, è molto più facile registrare un album di 75 canzoni. Allora, ci sono 4 format che indicativamente vorrei portare. Allora, il primo sicuramente è il vlog tour, che è tutta la parte più divertente, tutto ciò che c'è dietro, non è solo quando sali sul palco e fai il concerto, ma è tutto il viaggio, diciamo. Quindi tutto ciò che c'è dietro un tour, a partire dalla partenza, dal caffè, dal cibo, grazie, dai viaggi in aereo, come ci siamo trovati con i promoter, con le venue, ai concerti, tutte le amicizie che abbiamo fatto in Russia, in Giappone, in Cina. Naturalmente vi parlerò anche più tecnicamente di come ha funzionato il tour, quindi quali erano i contratti che abbiamo fatto con i promoter, quanto abbiamo speso nei tour, perché comunque ha delle spese, in che alberghi siamo stati, come ha funzionato il cachet, insomma parleremo di tutto ciò che è successo durante i tour. Un vero e proprio dietro le quinte di come stanno andando i miei progetti. E adesso mi gusto il buon caffè con il buon Luca. Il secondo è come lavoro in studio con la band, quindi come la seguo artisticamente, produzione, mix, mastering e tutte queste cose tecniche difficili. Nella parte dedicata allo studio vi racconterò come lavoro con un artista in studio, partendo dalla pre-produzione alla fase di registrazione, quindi tutto il lavoro che c'è dietro, il posizionamento dei microfoni, la ripresa, il mixaggio, il mastering, fino ad arrivare ad avere il brano completo e poi a caricarlo sui vari portali digitali. La cosa più difficile, ma anche la cosa più bella del mio lavoro è quella di riuscire attraverso cose tecniche, quindi microfoni, preamplificatori, mixaggio, a trasmettere quello che è il sentimento, quella che è l'idea, quello che è il mood dell'artista all'interno della canzone, attraverso il sound della canzone. E questa è veramente la cosa che mi appassiona di più del mio lavoro. Il terzo format sarà totalmente dedicato al music business, quindi tutta la parte di contrattualistica, come abbiamo detto prima, tutta la parte editoriale, quindi del diritto d'autore, e poi i guadagni, da dove arrivano, quindi Spotify, vendita online e tutto quello che è il guadagno di un musicista. Mi capita spesso di avere un artista in studio che mi chiede come funziona la contrattualistica, che cos'è il diritto d'autore, che cos'è la SIAE, Soundriff. Allora ho deciso di portare una parte del mio canale YouTube e dedicarla a questo argomento, al music business. Quali sono le figure della musica? Il produttore artistico, il produttore esecutivo, l'editore, l'artista, l'agenzia di booking. Che tipo di contratti ci sono quando si organizza un concerto? Quando si organizza un festival? Insomma, tutta questa parte sarà dedicata alla contrattualistica e anche ai soldi. Quindi quali sono le 3 cose importanti in cui investire quando fai uscire una canzone? Quali sono poi le entrate dopo aver investito? Si spera poi anche in qualche entrata. Quindi da dove arrivano queste fonti di guadagno? Parleremo di tutte queste cose. Il quarto format è l'ultimo, ma il primo per importanza, perché raccoglie tutte quelle che sono state le mie esperienze personali che mi hanno portato anche qui davanti a questa telecamera e davanti a voi a creare questo canale YouTube. Perché l'ho fatto? Non lo so, perché raccoglie tutto quello che sono e sono stato. È inutile pensare che
la carriera e la vita di un musicista sia tutto hype, tutto rose e fiori, divertimento, spasso. Ci sono stati un sacco di momenti in cui volevo mollare il progetto, volevo mollare la musica e ci sono stati un sacco di momenti in cui invece ero gasatissimo, il progetto funzionava. Ecco, una parte del canale sarà totalmente dedicata a condividere con voi quali sono stati questi momenti, sia quelli bellissimi, quindi contratti discografici, Sanremo, tour fuori, e sia anche quelli molto brutti, vissuti, dove pensavo che la mia musica non piacesse a nessuno, non l'ascoltava più nessuno, dove avevo perso un po' la mia identità di musicista e raccontarvi anche come ho superato quei momenti, di cosa ho fatto per riappropriarmi del mio essere musicista. Perché in fin dei conti il musicista è questo, lo sei, non è che è un vestito che ti puoi togliere, puoi abbandonare lì e riprendere più avanti. Quindi che tu sia un musicista, abbia un progetto musicale, o che sia un produttore, o che semplicemente sia appassionato di quello che è il mondo musicale, quello che voglio fare io è accompagnarti in questo percorso pieno di gioie, hype, ma anche pieno di tristezza e di frustrazione alle volte, come quando scrivi a un'etichetta discografica e non ti rispondono, come quando carichi una canzone e nessuno l'ascolta, capitato a tutti naturalmente. Perciò, allora, prima di tutto scrivetemi dei commenti con argomenti che volete che io tratti, così vi dirò la mia, vi dirò quello che è successo a me e com'è andata. E poi iscrivetevi al canale, com'è che funziona la campanella, tutte quelle cose lì di YouTube, quegli spippoli di YouTube, e niente, ci vediamo al prossimo video. Il dietro le quinte del caffè musicale, chi l'ha prodotto questo caffè? Che contratto ha questo caffè? Di chi sono le edizioni del caffè? Tutto nella prossima puntata. Ciao!